Feci un radio podcast circa una settimana fa, parlando di Maradona, nel mio radiocanale Spreaker ed anche condividendolo nel mio canale di YouTube, dove potrete trovare quest'altro podcast salvato in formato video. Non so per quale ragione, se c'è una ragione o problemi di connessione tra l'account Spreaker e il canale di YouTube, però in Spreaker non è successo nulla perché non stava configurato riproduzione per i maggiori di 18 anni, ma in YouTube mi hanno ristretto la diffusione del podcast salvato come video ai minori di 18 anni. Quindi non tutti possono ascoltare senza entrare in YouTube e dimostrare di essere maggiorenni il mio podcast che ho dedicato su Diego Armando Maradona. Forse determinate parole sono considerate dal team di YouTube, dai moderatori di YouTube e dagli algoritmi troppo forti, allora cercherò di rendere omaggio in una forma consona, magari mi sarò fatto sfuggire dei pensieri e delle considerazioni che meritavano, non lo metto in dubbio, anche se disconosco, ignoro quali possano essere, perché purtroppo ti danno delle restrizioni che io ho contestato, di limite di età, ma non ti dicono su cosa. Sarebbe molto costruttivo. E allora adesso gli dedico un altro radio podcast, sapendo che da Spreaker può essere ascoltato come quello precedente, ma che da YouTube, se impiego delle parole, io forse sto capendo quali, dopo circa 6 o 7 giorni. Ritorno quindi perché è un tempo buono nel quale si coltiva l'audience, altrimenti troppi video in un canale di YouTube e non hanno ascolti. Comunque l'altro ha avuto pochi ascolti, il mio primo video nel canale, perché c'è stata questa storia della censura. E niente, quello che dicevo nel podcast precedente e anche quello che ho detto in altri social media. È morto Diego Armando Maradona, un grande giocatore di calcio, un genio del pallone, e se n'è andato via in una forma molto triste, e adesso già dalla sua morte ci sono state tante polemiche, tanti scandali del perché è morto solo al pian terreno di una casa che ci aveva tutte le stanze e i servizi nel primo piano. Gli hanno installato nel living un bagno chimico. Le circostanze della sua convalescenza in casa, perché mi sembra che stava vivendo in una casa che non era la sua, in affitto, un affitto caro, in un country, in un villaggio chiuso. Lui che di case ne aveva molte. In un living che era disorganizzato, perché si è voluto uscire frettolosamente dalla clinica dove era ricoverato. Gli consigliavano di rimanere in degenza più tempo perché era un paziente critico. Ecco, vi sto aggiornando quindi su tutte le novità del caso del suo decesso. Speriamo che anche queste cose non incontrino restrizioni, perché altrimenti però vabbè, io
dico quello che penso e quello che ascolto. Lui, insomma, che aveva di tutto, aveva di tutto di più, case, eccetera, è morto solo, le figlie non stavano con lui, poi aveva un carattere iracondo, per quello che la sua psichiatra gli ha trovato quella casa in affitto all'ultimo momento, perché in Argentina viene la stagione estiva, quindi è difficile trovare delle case libere per l'estate. Preferiscono affittarle a turisti che guadagnano di più piuttosto che affittarle a 2 o 3 anni. Le affittano stagionalmente quando sono libere e guadagnano 2 o 3 volte di più che un affitto annuale. Allora la psichiatra gli ha trovato subito questa casa perché non litigava con tutti in ospedale, non era un paziente facile. Poi non so da quanti mesi, settimane fosse stato ricoverato domiciliarmente e continuava a litigare pure lì col personale medico e paramedico. Tant'è vero che il giorno del suo decesso c'era solo un'infermiera che, a quanto risulta, tutti gli altri erano assenti perché li attaccava anche fisicamente, dicono, che lo controllava da dietro la porta per vedere se aveva segni di vita, perché non voleva neanche prendere i medicinali che doveva prendere. E quindi non lo medicavano, perché Maradona si rifiutava di essere medicato, non lo controllavano neanche visivamente perché si chiudeva nella stanza, stava a ore, non si sapeva se dormiva o no, e poi quando riusciva a rimanere solo, che cacciava pure l'infermiera, si dedicava a fare delle festicciole, dei party, con tutti i suoi amici e purtroppo si è circondato di gente esecrabile, cattiva, di malaffare, che vivevano facendosi comprare le sostanze. Sapete a cosa mi riferisco? Magari se sono troppo esplicito mi censurano pure questo video, perché potrebbero ascoltarlo i bambini. Una volta YouTube non era così, infatti mi toccava vedere certi video, adesso sono diventati puritani. E poi perché bevevano i suoi amici, quindi facevano ubriacare Maradona, poi il bello che lo tradivano, lo vendevano ai mezzi scandalistici che fanno gossip, cioè una volta che stava bello taroccato, bello fatto, chiamavano i media, magari Maradona stava per la strada, faceva uno scandalo, questo è successo negli ultimi 20 anni. Una volta fatto un incidente, ha investito in pieno una cabina telefonica o un palo della luce, stava strafatto, esce fuori e si mette a litigare pur sapendo di essere in torto e a aggredire fisicamente la gente che per poco investiva o uccideva con il suo SUV. Poi ha chiesto pubblicamente scusa, ma intanto pubblicamente scusa, ma quando gli andavano a parlare in privato si rifiutava di parlare ed insultava i giornalisti, li attaccava come sempre, cioè aveva degli scatti di furia. D'altra parte, probabilmente non era il caso suo, tendo a precisarlo, ma dicono che una delle conseguenze del consumo massivo e prolungato di eroina sia che brucia il cervello come fa la schizofrenia e la gente diventa anche bipolare e quindi passava da uno stato all'altro con estrema rapidità, si deprimeva e si esaltava rapidamente. Dopo momenti di furia lo si vedeva moscio moscio. Quindi evidentemente il problema di Maradona era innanzitutto l'entourage, poi Maradona stesso. Maradona ha avuto molti sfruttatori attorno a sé, molti critici, ma soprattutto un grande nemico, che non erano le droghe, l'alcol, i vizi di ogni tipo, gli sfruttatori, gli amici cattivi,
ma soprattutto Maradona stesso. In una intervista che ha rilasciato, anzi ne ha rilasciate molte e ha continuato a dire lo stesso, ha dichiarato: io avrei potuto essere 3 volte migliore, 3 volte più grande calciatore del mondo, ma non ci sono riuscito perché mi sono iniziato a drogare e l'ho saputo sin dal primo momento che ho accettato la droga, ed è stato in Spagna, quando stava nel Barcellona. Infatti, come gridava i gol, declamava o enunciava i gol che lui stesso faceva, lo si vedeva troppo esaltato. E poi lo hanno pizzicato in Italia, credo. E poi, quando è ritornato in Argentina, in una proprietà di Lanús, ha buttato il sacchetto nel tetto di un chiosco sotto la finestra dell'appartamento dove stava, che peraltro non so se era una proprietà sua o di amici, che l'hanno trovato dormiente, strafatto, e dopo l'esaltazione cadono prostrati, no? E beh, poi ha avuto un largo periodo di recuperazione, tant'è vero che andò a Cuba a pulirsi, a disintossicarsi. In pratica rimase senza un soldo, perché ben lungi dall'aver preso denaro in Cuba, a Cuba ha dovuto pagare le sue cure di disintossicazione, che gli diedero volentieri, però secondo me che gli fecero pagare. Quindi lui ha dato la sua immagine al regime castrista, ma il regime castrista, oltre ad averlo sfruttato per l'immagine che gli dava, gli ha anche preso denaro. Quindi si è ritrovato senza una lira o senza un centesimo di euro. Ebbene, è stato un grande giocatore, ma ha fatto molti errori, forse dovuto agli eccessi di sostanze che ha fatto. Per esempio, adesso, oltre al figlio che ha dovuto riconoscere a Napoli, ci sono almeno 6 donne che reclamano la paternità di più di un figlio ciascuna. Cioè era uno stallone questo Maradona, non si poteva contenere, andava con qualsiasi donna, faceva figli con chiunque, con qualsiasi donna naturalmente. E poi adesso ha lasciato una sequela di eredi e non si sa quanti possono essere, magari 6, magari 12, magari ci sono più donne che si animeranno a denunciare la paternità dei loro figli, o di comunque essere state concubine sue. Magari ci saranno 50 o 100 eredi andando in giro, perché se ne aveva 2 o 3 ogni giorno dell'anno, o magari a settimana. E quante settimane ha giocato in Italia? 3-5 anni. Poi è andato negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi, ha viaggiato il mondo, addirittura è stato in Giappone. Facciamo non tutte le settimane una donna, o 2, magari ogni 2 settimane, e fanno 25 all'anno. In Italia, negli Stati Uniti fanno già 50, in Argentina fanno 75, in Giappone e Emirati Arabi fanno 125, insomma potrebbe avere avuto relazioni con 300 donne e avere dai 300 ai 600 figli e figlie. Gli eredi, che adesso erediterebbero dai 75 ai 100 milioni di dollari, si ritroverebbero invece a spartirsi tra di loro, e non so quanti eredi sono, forse più di 6, incluso il bambino che ha dovuto riconoscere Napoletano, a spartirsi molto meno, perché se sono 50 o 100 eredi come minimo, immaginatevi voi. Adesso vi lascio perché mi stanno scadendo i 15 minuti. Bye bye.